Ciao amici, buonasera a tutti. Oggi peperoni eccola qua, sardine, ricetta super stravanata, saporita, peperoni arrosto che poi unirò alle sardine, lavate, sciacquate, viscerate e tutto, in padella, con un po' di aglio, prezzemolo, capperi, ma soprattutto peperoncino, quindi è una ricetta piccantina. Vi consiglio di seguirla, farmi sapere nei commenti cosa ne pensate e ci vediamo più tardi per l'assaggio. Io intanto continuo a tritare il prezzemolino. Il prezzemolo lo trito con una grana normale, mi serve per condire infine le sardine. Poi prendo un bello spicchio d'aglio, gli do un colpo col coltello in modo così da levare più facilmente la sua buccia. Taglio il pezzettino finale che è quello un pochettino più asciutto e poi lo taglio a pezzi grossolani. Mi occorre un bello spicchio, pure due, uno per i peperoni e l'altro per le sardine. Adesso il peperoncino lo taglio a pezzettini e poi li userò nelle sardine. Questo uso del peperoncino è molto discrezionale, quindi le quantità sono molto soggettive. Pulisco le sardine, come ho detto, molto semplicemente, do una squamata in maniera delicata perché la sardina è delicata, quindi bisogna fare attenzione, poi levo la testa e l'interiora. Ecco qua, molto semplice. Per fare questa operazione mi aiuto con un coltellino, in questo caso non eccessivamente affilato perché non devo rompere la pelle delle sardine, vedete? Tiro via un po' di squame, poi testa ed interiora. E poi una sciacquata in acqua fresca. Adesso mi preoccupo di togliere la pelle ai peperoni perché è preferibile per questa ricetta avere dei peperoni spellati. Quindi in maniera molto spartana sul gas metto una griglietta, in questo caso ho usato quella del microonde che è perfetta, va benissimo come altezza e distanza, e pian piano con pazienza, girandoli di tanto in tanto, faccio abbrustolire la pellicina, la loro buccia. Per facilitare la pulizia e quindi lo spellamento non faccio altro che metterli, una volta che sono ben abbrustoliti, all'interno di una busta di carta. Li lascio almeno 20 minuti, così il vapore all'interno ammorbidisce la pellicina del peperone e più facilmente riesce a staccarsi. Chiaramente è un'operazione da fare con molta delicatezza, attenzione perché sistematicamente io mi ustiono le dita perché veramente è caldo e quindi da fare con pazienza e pian piano. Una volta che ho tolto la pelle a tutti i peperoni, poi li taglio e li ripasso. Vedete, guarda, abbastanza semplice, si leva la pelle con facilità con questo sistema. Ecco qua, tutta tolta. Una volta fatto questo, apro il peperone, sempre un peperone crudo, semplicemente spellato. Levo i semi che ci sono all'interno e lo taglio a strisce, a pezzi, in questo caso lo taglierò a pezzi abbastanza grandetti. Ecco qua, levo i semi e poi sempre col coltellino cerco di togliere qualche altra pellicina che dovesse essere rimasta. Oddio, il fatto che rimangano anche delle pellicine non succede niente, però è preferibile avere un peperone spellato. Questo perché lo rende più digeribile e anche il fatto di poter togliere quel bianco che sarebbe la placentina del peperone rende appunto la pietanza più digeribile. Adesso una bella padella con un bel po' d'olio che mi serve anche per poi cuocere le sardine. Faccio finire la cottura ai peperoni. I peperoni di fatto sono ancora crudi, quindi li devo rosolare per bene con dei capperi, un pizzico di sale, dell'aglio a pezzi, adesso sfumo col vino bianco anche e li faccio ammorbidire. Il tempo di cottura è un po' soggettivo perché se vi piacciono croccanti li tenete un po' indietro, altrimenti, come piacciono a me che devono essere morbidi, il peperone tiene abbastanza cottura, molla ancora acqua, quindi fa anche sughetto, almeno un quarto d'ora ci vuole. Però potete eventualmente lasciarlo anche un po' di più. Aggiungo anche un po' di acqua così la cottura si prolunga, poi col coperchio crea un po' di vapore e quindi li ammorbidisce ancora meglio. Una volta arrivata alla cottura desiderata, quindi alla morbidezza desiderata, posso spegnere e levarli dalla padella.
La padella verrà usata per poter poi cuocere le sardine. Ecco qua, uno ad uno, a fuoco spento, tolgo tutti i peperoni. Vedete che il taglio è abbastanza grossolano, potete anche farlo più stretto, più sottile, più a strisce. Adesso un bello strato di sardine sul fondo, come avete visto, dove ci sono ancora i capperi, dove c'è il sughetto del peperone, un filo d'olio sopra le sardine, il peperoncino che avevo precedentemente tagliato, quindi intero con pelle, semi e tutto. È una ricetta piccantina, l'ho premesso. Dell'aglio a pezzi, del prezzemolo tritato, un pizzico di sale e poi si accende il gas e si porta a cottura la sardina. Velocemente il primo periodo, una volta che ha dato quel colpo di calore, le giro tutte e quindi a fuoco basso le giro in modo da poter poi cuocere per bene anche l'altra parte, ma soprattutto per poter farle insaporire dal peperone che metterò sopra. Ecco qua, stanno perfettamente cuocendo, sfumo con un goccino di vino bianco anche per far abbassare la temperatura e adesso procedo all'inserimento dei peperoni sopra. Faccio una sorta di coperchio, un coperchio sopra le sardine. Ecco qua, in questo modo. Le copro tutte con i peperoni che avevo precedentemente rosolato e quindi i sapori si amalgamano. Metto anche l'ultimo fondino di sughetto che recupero dal peperone e via, ci siamo quasi. Proprio roba di 30 secondi, un minuto, copro, spengo e porto in tavola. Preparo il mio piattino come al solito per l'assaggino. Ecco qua, sardine e peperoni, un po' di sughettino sopra, aglio che si mangia. Ecco il piatto finito. Assaggio. La sardina si mangia così. Stravanato. Stravanato. Peperone? Va bene. Accostamento eccezionale. No, ma tutto mi dava per Dio gusto. Alla prossima ricetta. Ci vuole un levami burro.